Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi affrontiamo un capitolo che si è finalmente e definitivamente concluso, ossia l'indagine che ha tenuto col fiato sospeso l'ambiente rossonero per oltre 2 anni, l'inchiesta sulla proprietà del Milan. Attraverso un'attenta analisi finanziaria e giuridica capiremo insieme perché il famoso 5% di Elliott e i veicoli societari di Redbird non sono mai stati una anomalia, smontando pezzo per pezzo una architettura accusatoria ormai archiviata. Facciamo un salto indietro al 12 marzo 2024, il giorno in cui le perquisizioni della Guardia di Finanza a Casa Milan hanno fatto tremare mezza tifoseria. L'ipotesi accusatoria era pesante. Si parlava di ostacolo alla vigilanza della FIGC e di una vendita simulata orchestrata da Elliott per aggirare il divieto UEFA sulle multiproprietà, mantenendo quindi un controllo occulto sul club. Oggi, a distanza di 2 anni, nel marzo del 2026, una richiesta di archiviazione di 10 pagine presentata dalla Procura di Milano ha smontato totalmente questa tesi. Non c'è stato nessun reato e soprattutto nessuna vendita fittizia. Il primo grande pilastro su cui si fondava l'inchiesta era l'idea che Elliott finanziasse occultamente Redbird. Per verificarlo, a maggio 2025, i PM hanno inviato una rogatoria internazionale a New York per tracciare con esattezza la provenienza del denaro investito nel Milan. La risposta delle autorità americane è stata perentoria. Non è emerso nessun riscontro a supporto dell'ipotesi di controllo occulto e i veicoli finanziari analizzati sono risultati perfettamente riconducibili a Jerry Cardinale e alla sua Redbird, come peraltro chi vi sta parlando aveva già detto fin dall'inizio di questa inchiesta. Si è parlato moltissimo anche di una presunta opacità legata ai cosiddetti feeder funds e ai veicoli del fondo 4 gestito da Redbird. Il fondo di Cardinale si era infatti avvalso di grandi banche d'affari come Goldman Sachs e eCapital per raccogliere capitali attraverso veicoli di co-investimento in cui nessun singolo investitore deteneva più del 25%. Per chi non mastica finanza, questa struttura poteva effettivamente sembrare torbida, ma in realtà l'assenza di un socio maggioritario assoluto prova semplicemente la massima diversificazione del fondo. Non si tratta quindi dell'esistenza di un socio occulto, ma è la regola aurea e la assoluta normalità nel mondo del private equity. Un altro elemento che aveva destato scalpore in fase di indagine era una chat inedita del 26 maggio 2022. In questo scambio, Gordon Singer suggeriva a Jerry Cardinale di usare una terminologia specifica per la stampa, dicendo di comunicare che Redbird si unisce a Elliott e diventa il socio di maggioranza e di controllo. Se la lente degli inquirenti ha inizialmente visto in questo messaggio la prova di una regia occulta, la lente invece del mercato ci dice l'esatto opposto. Era una normalissima strategia di pubbliche relazioni volta a suggerire una narrativa di continuità per proteggere quello che è il valore dell'asset e ovviamente rassicurare gli sponsor, confermando in maniera esplicita che Redbird sarebbe passata al comando operativo. Arriviamo poi al vero e proprio cuore finanziario della vicenda, quello che ha fatto più rumore, il famoso 5% di Elliott. Questa informazione non è emersa da documenti segreti o intercettazioni, ma da una normale nota ai clienti di Elliott datata 31 dicembre 2025. Il punto cruciale è che non stiamo parlando del possesso del 5% delle azioni ordinarie di AC Milan SpA, ma di un warrant-like participation, ossia di uno strumento finanziario atipico assimilabile a un warrant. Ecco perché la dichiarazione fatta la sera delle perquisizioni in cui si affermava che Elliott non aveva più alcuna partecipazione azionaria del club era non solo tecnicamente ma anche legalmente corretta. Ma come funziona in pratica questo strumento? Vedete, ne possiamo capire la logica analizzando l'anatomia di un equity kicker. A fronte di un prestito, il cosiddetto vendor loan, concesso a condizioni favorevoli da Elliott a Redbird per agevolare l'acquisto, il venditore ha ottenuto in cambio una esposizione economica per beneficiare proporzionalmente dell'eventuale crescita del valore del Milan.
Tutto qui. La sintesi che fa la stessa procura è chiarissima. Si tratta di un investitore finanziario puramente passivo, del tutto privo di diritti di governance. Tramite questo strumento, quindi, Elliott non aveva né diritti di voto in assemblea né alcun potere di veto. Dunque, possedere un warrant non costituisce reato, né tantomeno un controllo occulto. L'origine di tutto questo polverone, l'esposto da cui è partita l'indagine, risale al caso Blue Sky. I soci di minoranza dell'epoca, di quando era proprietario Elliott, lamentavano di essere stati deliberatamente tenuti all'oscuro delle trattative di vendita fin dal dicembre 2021. Su questo punto i magistrati hanno tracciato un confine netto. La violazione dello statuto societario può rappresentare un comportamento scorretto ed è perseguibile anche come illecito civile, ma manca totalmente l'appropriazione indebita necessaria per configurare quello che è invece un reato penale. Il capitolo penale, di conseguenza, si chiude in via definitiva. Mettendo a confronto i sospetti iniziali con la reale prassi del private equity, ci accorgiamo che l'intera vicenda assomiglia purtroppo a un processo alle intenzioni. Quelle che venivano etichettate come scatole cinesi per nascondere i fondi di Elliott erano invece normali diversificazioni societarie. La chat di transizione tra Singer e Cardinale non era una missione di controllo, ma semplice e prudente gestione di relazioni con il pubblico e i giornalisti in particolare. E il famoso 5% residuo non era una partecipazione azionaria segreta, ma un legittimo equity kicker legato al prestito originario, privo di poteri decisionali. A ben guardare, le basi estremamente traballanti dell'inchiesta rendevano questa archiviazione un esito ben prevedibile fin dal marzo del 2024, come chi vi sta parlando aveva già scritto da tempo. L'ente regolatore americano, ossia la SEC, non aveva rilevato nessuna anomalia sui fondi di Redbeard. La tanto chiacchierata coincidenza di indirizzi in Delaware, ossia il fatto che le società fossero iscritte e quindi avessero la residenza legale all'interno del medesimo edificio, si riferiva semplicemente al Corporation Trust Center di Wilmington, ossia una sede utilizzata da migliaia di altre società. Ma soprattutto dal punto di vista giuridico, una sentenza del Consiglio di Stato del 2021 aveva già chiarito che la FIGC non è un ente di diritto pubblico, facendo mancare in partenza quello che è il presupposto fondante per contestare il reato di ostacolo alle autorità pubbliche. Mentre la magistratura quindi faceva le sue indagini, la realtà societaria è andata avanti e il capitolo Elliott si è chiuso materialmente nel gennaio del 2026. Redbeard, come ormai sappiamo tutti, ha completato il rifinanziamento sostituendo Elliott con un nuovo debito istituzionale erogato da Comvest Credit Partners. Il prestito verso Elliott è stato quindi estinto, Gordon Singer ha lasciato il CDA e le vecchie holding olandesi sono uscite dalla catena azionaria, lasciando spazio a un'architettura pulita e tracciabile, che vede al vertice un veicolo americano chiamato ACM US Finco LP. A tirare le somme di questa lunga vicenda ci rendiamo conto di aver assistito a una gigantesca illusione ottica. Per 2 anni, infatti, purtroppo, i dirigenti del Milan hanno dovuto sopportare indagini penali, mentre i tifosi hanno temuto penalizzazioni e addirittura esclusioni dalle coppe europee. Ebbene, tutto questo, come abbiamo potuto vedere, si è basato su una lettura investigativa errata di dinamiche che invece nel mondo della finanza internazionale sono assoluta routine. Come fa notare l'analisi dei fatti che vi ho appena esposto, sarebbe bastato un semplice accesso da pochi euro alla Camera di Commercio olandese per risolvere il nodo principale dell'inchiesta, ben prima di arrivare a perquisire la sede di un club che non aveva nulla da nascondere. Fortunatamente i documenti ufficiali superano sempre le suggestioni. Il caso è finalmente chiuso.